Bentornati ragazzi, mi avete chiesto come si sostituiscono i fenti nebbia? Non mi sono mai posto la domanda. Non mi interessa. Non li uso. Al momento non c'è nebbia. Stamattina in realtà sì. Quindi scopriamolo. Per semplicità mi ero già preparata, quindi sono andato a guardare cosa dovessi fare prima di iniziare a operare tutto il magheggio. Bene, ci servono, o almeno ho trovato 3 utensili, in realtà secondo me sono 2 necessari per poter smontare il sottopassaruota e arrivare alla lampadina. Ergo, qua abbiamo un cricchettino con il nostro cacciavite a stella. In realtà cricchettino per semplicità, perché non ho voglia di star lì a smanettare con il polsino. Il cacciavite a punta taglio per cercare di sganciare quei simpatici gancettini in plastica che ci sono, ma secondo me questo non andrà bene perché la punta è troppo spessa, quindi mi sono attrezzato di un simpatico coltellino svizzero. Con questo riuscirò probabilmente a fare leve, a sollevare quelle clipettine che ci sono. Di fatto serve veramente poco, secondo me appunto ne bastano 2, ma vediamo all'opera cosa fare. E se riuscirò nell'intento, in ogni caso vi anticipo che non le cambierò perché non le utilizzerò mai, e quindi se volete farlo lo fate voi, io vado avanti a tenerle originali che tanto non le accendo. Ah, non accendo nemmeno il retronebbia, quello che rompe i coglioni, capito? No, fermi tutti. Altra cosa importante, sono 3 utensili, ritornando a 2 quelli che utilizzerò, ma in realtà sono 3 nuovamente perché lui è quello più importante. Ricordatevelo. Vi mostro le clipettine che andremo a levare. Bene, ho preso il telefono e vi indicherò esattamente. Questa clipettina qua dovremo levarla. Idem, sganceremo il paraurti da qua. Esisterà esattamente quella terza clipettina sporca, e comunque vi farò vedere, e poi un ulteriore qua sopra, quindi 1, 2, 3, 4. Tenete presente che oltre a queste c'è anche questa vite qua che andremo a togliere, dopodiché faremo un attimo un po' di sforzo e sganceremo l'interno. Partiamo con questa e sganciamo quella simpatica vite sotto, la cosa più semplice secondo me. E voilà, la prima è andata. Ora sganceremo questa qua. Esattamente. Ricordate che quando andrete a sganciare questa dovrete prima ruotare la clipettina con il taglio che sia esattamente orizzontale e non verticale. A questo punto fate leva all'interno e riuscite a sfilarla. Eccolo qua. Sganciamo questo semplicemente tirandolo. Ok, adesso questa qua sopra, che si vedrà ovviamente poco, vediamo di riuscire a, eccola qua. Idem anche questo, tiriamo e l'abbiamo sganciata. L'ultima è un po' più una rottura di maroni, eccola qua, quindi anche questa tiriamo verso di noi. Quindi abbiamo sganciato questo, abbiamo sganciato quelle sotto, abbiamo sganciato questa sopra e questa, quindi cerchiamo di sfilare e questo, eccolo qua. Se noi facciamo luce, eccola qua, troviamo la lampadina. Prima ovviamente dovremo sganciare quella che sono con il connettore, quindi questo sfilandolo verso giù, poi ruoteremo la lampada, tireremo verso di noi. Ragazzi, ho un po' sudato, io ripeto non le cambio perché a me non servono, quantomeno è per dare una dritta a voi o per chi si vuole incimentare in questo sporcarsi leggermente le mani. Ecco un consiglio, magari lavate prima l'auto perché qua c'è di tutto e di più. Nel momento in cui vorrete andare a sostituire
la lampadina. Ricordatevi che questa è monta delle H16. Le H16, se non sbaglio, sono l'equivalente delle H8 e delle H11, infatti non troverete H16 direttamente a LED, però ovviamente ad esempio su un motore di ricerca piuttosto che sul sito di Amazon potete tranquillamente digitare H16 LED e vi verranno fuori tutta una serie di compatibili. Ricordatevi sempre quantomeno di verificare i connettori. C'è un classico plug and play, inserite la lampadina, senso antiorario la sganciate, in senso orario la avvitate. E adesso vediamo come rimontare il tutto. Quindi vi è giunta la lampadina nuova, ipotizziamo che questa sia la lampadina nuova, la aggancerò nuovamente e voilà, e andrò a connettere il mio connettore. Ovviamente avrò probabilmente la mano davanti, però è un'operazione veramente basilare. Per rimontare il tutto andiamo a fare un po' di leva sul paraurti, lo riagganciamo qua, tenete occhio alle dita perché fa veramente male, riagganciamo la parte sotto, riprendiamo le nostre clip, questa che era una laterale che era qua in alto, riagganciamo questa, ricordatevi cosa vi avevo detto, taglio laterale, ci si infila, andiamo a rimettere la nostra vite, qua abbiamo rimontato tutto. Ora se volete incimentarvi anche voi, magari utilizzate anche dei guanti, possiamo controllare se funzionano effettivamente, perché magari a smanettare non ho collegato bene. Facciamo un test. Come potete vedere funzionano, effettivamente fanno letteralmente cagare visti accesi rispetto ai fari a LED. Ripeto, non mi interessa nulla, non li uso, va bene così. A questo punto potete divertirvi voi. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Visto che le domande sono tante, non è vero, ma le richieste sono molte, non è vero, io la rifarei. Oppure no. La rifacciamo. Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Le richieste erano molte, mi avete chiesto. Le richieste mi avete chiesto. No, la rifacciamo. Bentornati ragazzi, non mi piace. Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Mi avete chiesto come si A questo punto potete divertirvi voi.